Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Bravocast Italiano. Io sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento molto interessante: come riprogrammare il nostro cervello per avere successo nella vita. Esatto, sai Angela, molte persone pensano che il successo sia solo una questione di fortuna, ma non è vero. Il nostro cervello può imparare nuove abitudini. Hai ragione, il cervello è come un muscolo. Se lo alleniamo ogni giorno diventa più forte. Ma come facciamo a iniziare questo cambiamento? Ottima domanda. Il primo passo è capire i nostri pensieri negativi. Ogni giorno pensiamo a molte cose, vero? Alcune sono positive, altre negative. Sì, questo è vero. Per esempio, quando mi sveglio la mattina, a volte penso: "Oh no, un'altra giornata difficile". Questo è un pensiero negativo. Esattamente, e questi pensieri negativi diventano un'abitudine. Il cervello ripete sempre le stesse cose. Dobbiamo cambiare questa abitudine. Ma come? È difficile cambiare i pensieri, no? Io provo ogni giorno, ma i pensieri negativi tornano sempre. Capisco perfettamente, non è facile, ma è possibile. Il segreto è sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi. Ogni volta che pensi qualcosa di negativo, fermati e pensa qualcosa di positivo. Ah, quindi se penso non sono brava in questo, devo fermarmi e dire: posso imparare, posso migliorare. Perfetto, hai capito benissimo. E sai una cosa interessante? Il cervello non sa la differenza tra un pensiero vero e un pensiero falso. Se ripetiamo un pensiero positivo molte volte, il cervello comincia a crederci. Wow, questo è incredibile! Quindi possiamo ingannare il nostro cervello in modo positivo. Esatto. Non è ingannare, è allenare. Come quando andiamo in palestra per i muscoli, facciamo esercizio per il cervello con i pensieri. Mi piace questa idea. E voi, cari ascoltatori, quali pensieri negativi avete più spesso? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere la vostra esperienza. Sì, vogliamo davvero sapere. Ora parliamo del secondo passo importante, la visualizzazione. Conosci questa parola, Angela? Visualizzazione. Significa immaginare qualcosa nella mente, giusto? Bravissima! Visualizzazione significa vedere con la mente. Per esempio, se vuoi avere successo nel lavoro, devi immaginare te stessa che hai già successo. Quindi devo chiudere gli occhi e immaginare il mio futuro perfetto. Esatto! Ma non solo immaginare, devi sentire le emozioni. Come ti senti quando hai successo? Sei felice? Sei orgogliosa? Devi sentire queste emozioni adesso, non domani. Ah, capisco. È come vivere il successo prima di averlo veramente. Ma funziona davvero questa tecnica? Sì, funziona. Molti atleti famosi usano la visualizzazione. Prima di una gara importante, chiudono gli occhi e immaginano di vincere. Vedono ogni dettaglio, sentono le emozioni della vittoria. Che bello! Io voglio provare questa tecnica. Quanti minuti al giorno devo fare questa visualizzazione? Basta anche solo 5 o 10 minuti al giorno. La mattina è il momento perfetto. Quando ti svegli, prima di guardare il telefono, chiudi gli occhi e immagina la tua giornata perfetta. Oh, questo è un buon consiglio. Di solito guardo subito il telefono appena mi sveglio, ma forse devo cambiare questa abitudine. Sì, guardare il telefono la mattina non è una buona idea. Invece, usa quei primi minuti per programmare il tuo cervello in modo positivo. E voi, cari ascoltatori, cosa fate appena vi svegliate? Guardate il telefono o fate qualcosa di diverso? Siamo curiosi di sapere. Ottima domanda, Angela. Ora parliamo del terzo passo, le affermazioni positive. Sai cosa sono le affermazioni? Penso di sì. Sono frasi positive che diciamo a noi stessi, vero? Esattamente. Per esempio, invece di dire non sono capace, dici io sono capace, io posso farlo.
Sono frasi semplici ma molto potenti. E devo dire queste frasi ad alta voce o nella mia mente? Entrambi vanno bene, ma ad alta voce è meglio. Quando parli ad alta voce, il cervello ascolta meglio. Puoi dire le affermazioni davanti allo specchio ogni mattina. Davanti allo specchio? Non è un po' strano parlare da sola allo specchio? All'inizio può sembrare strano, è vero, ma funziona benissimo. Guardi te stessa negli occhi e dici: io sono forte, io sono intelligente, io posso raggiungere i miei obiettivi. Va bene, voglio provare. Quali altre affermazioni posso usare? Ce ne sono molte. Ogni giorno divento migliore. Io merito il successo. Le opportunità arrivano a me facilmente. Scegli le frasi che ti fanno sentire bene. Mi piacciono queste frasi, ma quante volte devo ripeterle? Almeno 10 o 20 volte al giorno. Più le ripeti, più il cervello comincia a crederci. Ricorda, la ripetizione è la chiave del successo. Capito, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Come quando impariamo una lingua nuova, no? Esatto, è lo stesso principio. Quando impari l'italiano, ripeti le parole molte volte. Con le affermazioni positive è uguale. Perfetto. Ora parliamo del quarto passo. Qual è, Stefano? Il quarto passo è molto importante: cambiare l'ambiente intorno a noi. L'ambiente influenza molto il nostro cervello. Cosa intendi per ambiente? La casa? Il lavoro? Sì, tutto. Le persone con cui passiamo il tempo, i luoghi dove andiamo, le cose che guardiamo e ascoltiamo. Tutto questo cambia il nostro modo di pensare. Quindi se passo tempo con persone negative, divento negativa anch'io. Esattamente, le persone intorno a noi sono molto importanti. Se i tuoi amici si lamentano sempre e sono negativi, è difficile rimanere positiva. È vero. Ho notato che quando parlo con alcune persone mi sento stanca e triste. Con altre persone, invece, mi sento piena di energia. Hai fatto un'osservazione perfetta. Dobbiamo scegliere di passare più tempo con le persone che ci danno energia positiva e meno tempo con quelle negative. Ma a volte non possiamo scegliere, no? Per esempio, al lavoro ci sono colleghi negativi e dobbiamo vederli ogni giorno. Hai ragione, non sempre possiamo evitare le persone negative, ma possiamo proteggere la nostra energia, come? Non lasciando che i loro pensieri negativi entrino nella nostra mente. Questo è difficile. Come faccio a non lasciare entrare i pensieri negativi? Quando qualcuno dice qualcosa di negativo, tu ascolti ma non accetti. Nella tua mente dici: questa è la sua opinione, non la mia verità. Così proteggi il tuo cervello. Ah, capisco. È come avere uno scudo mentale. Ascolto, ma non prendo dentro di me la negatività. Perfetto, proprio così. E un altro consiglio: cambia anche l'ambiente fisico. La tua casa è in ordine? La tua scrivania è pulita? Non sempre. A volte la mia scrivania è molto disordinata. C'è molta confusione. Ecco, vedi, quando l'ambiente è disordinato, anche il cervello diventa confuso. Ordine fuori, ordine dentro. Oh, questo mi ricorda un proverbio italiano. Non ricordo esattamente come si dice. Forse pensi a mente sana in corpo sano? È simile. L'idea è che tutto è connesso: il corpo, la mente, l'ambiente. Sì, esatto. Tutto è connesso. Quindi, se voglio riprogrammare il mio cervello, devo cambiare anche lo spazio intorno a me. Bravissima! E ora parliamo del quinto e ultimo passo: la gratitudine. Questa è una parola molto bella, vero? Sì, gratitudine significa essere grati, ringraziare per le cose belle che abbiamo nella vita. Perfetto! La gratitudine è uno strumento potentissimo per riprogrammare il cervello. Quando siamo grati, il cervello produce ormoni della felicità. Davvero? Solo pensando alle cose belle diventiamo più felici? Sì, è scientificamente provato. Quando pensiamo a qualcosa per cui siamo grati, il cervello rilascia dopamina e serotonina. Sono gli ormoni che ci fanno sentire bene. Wow!
Quindi la gratitudine è come una medicina naturale per il cervello. Esattamente, e il modo migliore per praticare la gratitudine è scrivere un diario. Ogni sera, prima di dormire, scrivi 3 cose per cui sei grata oggi. Solo 3 cose? Sembra facile. È facile, ma deve diventare un'abitudine. Devi farlo ogni giorno, non solo quando ti ricordi. Dopo 30 giorni vedrai un grande cambiamento nel tuo modo di pensare. Mi piace questa idea. Posso scrivere cose semplici, vero? Come sono grata per il caffè buono stamattina, oppure sono grata per il sole oggi. Perfetto! Non devono essere cose grandi, anche le piccole cose contano. Il segreto è notare le cose belle ogni giorno.